Kyorunek-stan, Stans and Stars. Primo episodio, Almaty Days. Prima di cominciare, leggete questo disclaimer. Ben ritrovati. Molte delle mie avventure, spesso e volentieri, concernono due temi. Il primo, non dare troppo nell'occhio con delle destinazioni ovvie. E il secondo, in ogni caso, prendere quantomeno un treno. E ovviamente eccoci qui a prendere un altro treno verso non la destinazione più ovvia, come potrebbe suggerire questo messaggio in sovraimpressione o questo scoiattolo in quel di Varsavia, bensì verso un'altra destinazione che magari sembrava meno ovvia dalle premesse e che non è di certo mancante in questo tabellone, che è, udite udite, Astana. Mi attendevano 7 ore di viaggio prima di arrivare nella capitale kazaka di Astana Nursultan. 7 ore di viaggio fortunatamente e lautamente compensate da questo piatto vegetariano che vedete adesso. 7 ore di viaggio in cui ho avuto buona parte modo di non solo vedere questa bellissima alba, ma anche di dormire adeguatamente. Dormire adeguatamente perché Astana Nursultan non era la mia destinazione finale, bensì era solo lo scalo, uno scalo ovviamente che ho fatto non per assistere al forum dei giovani leader religiosi, bensì per arrivare nella vera destinazione per la giornata, che era nient'altro che Almaty. L'obiettivo del giorno era appunto quello di arrivare ad Almaty, la più grande città del Kazakistan, nonché centro culturale, economico e storico rilevante non solo in Kazakistan, ma dell'intera regione sin dai tempi della Via della Seta, e in ultimo ex capitale della Repubblica Socialista Sovietica, nonché ex capitale del Kazakistan stesso, il tutto ai piedi delle montagne dell'Alatau, parte delle montagne del Tian Shan. L'esordio in quel di Almaty non prevedeva nulla di particolare per la serata, se non il fatto che io ed Uliana, la mia compagna in questo viaggio, dovessimo incontrare i nostri due amici Vika ed Anton in un karaoke bar. Come potreste tranquillamente intuire, il viaggio lungo fino ad Almaty, nonché il fatto che la giornata successiva sarebbe stata comunque molto intensa, ha fatto sì che la serata non durasse molto a lungo. Il giorno seguente è cominciato con la visita alla straordinaria cattedrale dell'Ascensione, uno dei simboli più amati di Almaty. Questa cattedrale ortodossa è stata costruita interamente in legno, senza l'utilizzo di nemmeno un chiodo. Questa cattedrale giace inoltre nel parco dei Guardiani di Panfilov. Questo luogo ha un significato storico enorme, visto che è stato dedicato ai 28 soldati kazaki che, nel 1941, si sacrificarono durante la difesa di Mosca in quello che divenne uno degli episodi più eroici della Seconda Guerra Mondiale. Sempre lì accanto, inoltre, vi si trova il Memoriale della Gloria, un altro monumento dedicato ai caduti durante le guerre mondiali. Una fiamma eterna brucia qui in onore dei soldati kazaki che hanno combattuto per la libertà. Successivamente, Vika ed Anton ci sono passati a prendere in auto per andare verso due mete della giornata, il Medeo e lo Shimbulak. Il Medeo è una delle piste di pattinaggio su ghiaccio più alte al mondo, visto che si trova a circa 1690 metri sul livello del mare, ai piedi delle montagne dello Zalisky Alatau.
Il nostro obiettivo non era ovviamente andarci a pattinare visto che non c'era ancora del ghiaccio, bensì di fare una passeggiata e di vedere la famosa statua in stile brutalista dei pattinatori. Dopo aver preso una funivia molto suggestiva, ci siamo trovati invece al resort di Shimbulak, una stazione sciistica di fama internazionale. Nonostante non fossimo lì per sciare, ne abbiamo approfittato per una veloce passeggiata e per ammirare da lì le montagne della Latau. La mia posa in stile pattinatore di certo non era stilisticamente così rappresentativa come la statua invece del palazzetto del ghiaccio. Ma dal nulla comparve una sorpresa. Cose che si trovano solo al Medeu ad Almaty, il parco naturale ad Amelo Brenta Geopark, vedete la Folgherida, il bus. Ok. Successivamente abbiamo deciso di tentare di andare al Big Almaty Lake, che si trovava a circa 40 minuti di auto dal Medeo. Una volta giuntivi, però, abbiamo notato due enormi problemi. Il primo, legato al tempo di percorrenza d'arrivo, che risultava un po' proibitivo per le nostre tempistiche. Il secondo, il meteo in cima al lago stesso, che era dato per piovoso. Quindi, dopo un piccolo tentativo, abbiamo deciso di procedere verso il parco del primo presidente, in città ad Almaty, quindi rientrando verso la città stessa. Questo spazio verde, infatti, è dedicato al primo presidente della nazione indipendente, Nursultan Nazarbayev, e costituiva una delle successive destinazioni. Piccolo suggerimento per chi vorrà mai andare in questo parco, in quel di Almaty, accanto a questa statua, non lo vedete, ma c'è una cabina della polizia. In quel giorno non c'era nessuno, quindi questo tizio e successivamente io ci siamo saliti, però teoricamente questo dovrebbe essere passibile di multa. Siete stati avvisati, grazie. In ogni caso è altamente consigliato la visita in questo parco in quanto contiene delle bellissime statue, tra cui questa a forma di mela, nonché dei bellissimi giardini e laghetti. Ah, in ultimo, piccola nota, le mele originariamente vengono dalla regione di Almaty, quindi è per questo che Almaty ha preso come simbolo proprio la mela. Dopo la visita del parco del primo presidente, siamo andati verso il monumento dell'indipendenza in prima serata. Questo monumento celebra l'indipendenza del Kazakistan dal dominio sovietico, nonché è un simbolo di libertà e speranza per il futuro. Infine in quel di Almaty abbiamo visto in prima serata tre importanti posti. L'Hotel Kazakistan, praticamente una delle icone di architettura sovietica in quel di Almaty e uno degli hotel più importanti dell'intera regione centroasiatica. Il Palazzo della Repubblica, ovvero un edificio destinato ad ospitare eventi come concerti e cerimonie di vario genere. Nonché la Piazza Bai,
che di fatto è dedicata ad Abay Kunanbayev, una delle figure più venerate della letteratura del Kazakistan, poeta, filosofo, riformatore e figura celebrata non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. I'll go get her. Il giorno dopo ci siamo alzati prestissimo perché l'intera giornata doveva essere dedicata a diverse destinazioni al di fuori della città di Almaty. La prima destinazione del giorno era il Parco Nazionale del Canyon di Sharin, a circa 200 km a est da Almaty. Questo è spesso paragonato al Grand Canyon Stati Uniti, nonché rappresenta una delle meraviglie naturali più spettacolari dell'intero Kazakistan. Хорошо, по остановкам ориентируйтесь. До него прогуляться, потом обратно вернуться. Напротив первой остановки будет вода. Say hi. So. Do my pose. La storia del Canyon di Sharin risale a circa 12 milioni di anni fa, quando la regione era semplicemente composta da un vasto bacino di sedimenti depositati da fiumi antichi. Con il passare degli anni, l'acqua del fiume Sharin, nonché le condizioni climatiche, hanno creato queste formazioni di roccia, queste gole profonde, questi strati colorati che conferiscono appunto al canyon un aspetto unico nel suo genere. Questo parco inoltre copre un'area di circa 12.000 ettari, offrendo una vasta gamma di paesaggi, dalle formazioni rocciose fino alle zone di vegetazione molto lussureggiante vicino al fiume. Il canyon di Sharin infatti è lungo circa 80 km, in certe zone raggiunge 300 metri di profondità ed ha un clima pressoché semidesertico, tipico delle regioni montuose dell'Asia centrale. This one down here, and that one up here, which doesn't cover all the way. Regular people. Infine, a fine del canyon, durante le 3 ore circa di visita al canyon che avevamo, abbiamo visto ed incontrato il fiume Sharin, che ha svolto un ruolo fondamentale in tutta la storia della formazione e del modellamento di tutto questo paesaggio. Il fiume nasce nell'area orientale delle montagne del Zaidiski Alatau e scorre per circa 200 km prima di sfociare nel gigantesco lago Balkhash, uno dei laghi più grandi della Terra.
Sulla via del ritorno abbiamo preso una strada diversa pur di rientrare al campo base, una strada diversa che ci ha portato ad ammirare l'intero canyon dall'alto, nonché ci ha permesso di incontrare dei simpatici animaletti. После Тедиса осталось небольшое озеро, которое тоже идет более такое уже главное пастбище, и там всегда пасли скот, и скот срывалось. Поэтому совсем идеальный сезон как раз для каньонов. Вообще этот маршрут Una volta finita la visita al Parco Nazionale del Canyon di Sharin, ci siamo diretti all'adiacente Black Canyon. Il Black Canyon, anch'esso è stato formato nelle stesse tempistiche dal fiume Sharin, ma deve il suo nome alle imponenti formazioni rocciose scure che dominano il paesaggio. Appunto, l'erosione dell'acqua e la geologia caratterizzata da diversi tipi di roccia hanno conferito a questo canyon un aspetto unico. Dopo il Black Canyon, noi ci siamo diretti verso il villaggio di Sati, dove noi dovevamo cambiare veicolo. Perché questo cambio di veicolo? Perché la meta successiva era il lago Kindy, il cui accesso non è affatto semplice. Il tragitto, infatti, dal villaggio di Sati fino al lago comporta una strada molto stretta, dissestata, su terreni accidentati, sentieri di montagna, valli strette, nonché dei torrenti. Il viaggio di solito richiede un'ora a causa appunto di queste difficoltà, dell'assenza di strade asfaltate dirette e della difficoltà del terreno, che fa sì che il nuovo veicolo che abbiamo preso, un veicolo di chiara origine militare, continuasse a saltare da una pietra all'altra. Il lago Kindy è un lago molto molto particolare, non si può definire al 100% come lago artificiale, né tantomeno si può definire al 100% come lago naturale. Infatti, questo lago si formò nel 1911 a seguito di un gigantesco terremoto che causò una massiccia frana, la quale bloccò il corso di un torrente nella valle, la quale valle era piena di vecchie foreste di abeti. Queste vecchie foreste di abeti, una volta sommerse, iniziarono a morire e portarono alla perdita dei rami e delle foglie di questi abeti. Il punto è che però rimasero i tronchi di questi abeti e ad oggi questi tronchi rimangono tuttora visibili e sono presenti nel lago Kindy, rendendolo praticamente unico al mondo. Questo lago infatti è di enorme importanza sia dal punto di vista naturale che geologico, perché racconta la storia di come un paesaggio si possa trasformare a causa di un evento naturale catastrofico. Un evento naturale catastrofico che causò appunto la creazione di una barriera, quindi a metà strada tra un lago artificiale e un lago naturale. Nonostante appunto le bellezze e la difficoltà d'accesso, il fascino e la storia che emana questo posto lo rendono una delle destinazioni più incredibili di tutto il Kazakistan. Вот эта горная
Infine, dopo la pausa pranzo di un'ora circa, dove abbiamo potuto gustare dell'ottimo pilaf, ci siamo diretti verso il lago Kolsai. L'ultima tappa del giorno, prima del rientro in quel di Almaty, 200 km di distanza, 3 ore circa di viaggio prima del rientro, era appunto il primo dei 3 laghi Kolsai. Dico il primo dei 3 perché gli ultimi 2 richiedevano attrezzatura da trekking necessaria pur di arrivarvici e non avevamo abbastanza tempo, considerato appunto il successivo rientro in quel di Almaty. Il lago è molto carino, non mi perderò molto nel dire che è molto carino, è ampiamente turistico, è possibile farvi delle escursioni, ovviamente conduce anche agli altri laghi e in generale il paesaggio qui è veramente fantastico. E con questo è tutto, vi ringrazio molto e ci vediamo al prossimo episodio.